Inter Torino 1-0, vittoria faticosissima ma pesantissima per l'Inter che trova 3 punti fondamentali per la classifica innanzitutto, ma soprattutto per il morale, un morale che era molto basso dopo 2 sconfitte pesanti contro il Milan e contro il Bayern Monaco. Arriva questa vittoria che ci fa tirare quantomeno un sospiro di sollievo, una boccata d'ossigeno, ma adesso arriva un'altra partita importantissima in Champions League e poi un'altra gara molto difficile, ostica, tanto quanto quella di ieri con il Torino contro l'Udinese. In questo contenuto però, come di consueto, ben ritrovati e ben ritrovate amiche e amici di Passione Inter, facciamo un'analisi un po' più a freddo della partita, affrontiamo qualche tema magari un po' diverso rispetto a quelli di cui abbiamo parlato negli scorsi contenuti usciti sui nostri canali e in particolare voglio parlarvi di un aspetto che ho anche a cui ho fatto riferimento nel titolo di questo contenuto. Prima di partire quindi vi chiedo un mi piace e un'iscrizione al canale se ancora non l'avete lasciata. Allora, grande sospiro di sollievo. Inter Torino 1-0, vittoria acciuffata all'ultimo secondo con il gol e l'assist di 2 di quelli che secondo me sono stati tra i peggiori in campo prima di quel momento, ovvero Nicolo Barella e Marcelo Brozovic, che nonostante siano dei punti di riferimento del centrocampo e di tutta l'Inter in generale, anche ieri non mi sono piaciuti granché. Cominciamo dall'inizio però. La formazione iniziale di Inzaghi con dei cambiamenti rispetto a quella vista in Champions contro il Bayern, scelte tutto sommato comprensibili e anche accettabili, tra virgolette. L'unico piccolo rischio che si è corso, secondo me, è stata la scelta di Di Marco in difesa, visto che il Torino si presentava con 3 attaccanti, di cui uno, quello che giocava sul lato di Di Marco, Sec, alto 1,90 m e Di Marco è alto 1,75 m, e la punta centrale Sanabria, anche lui piuttosto alta e imponente fisicamente, che rischiava di metterlo in difficoltà qualora si fosse spostato dal suo lato. Poi invece più spesso l'abbiamo visto contro De Vrij. L'inizio di partita fino a, diciamo, a tutto il primo tempo è stato veramente molto noioso, partita bloccata. Il Torino, Juric aveva detto nella conferenza pre-partita di volerci provare a vincere, visto che anche lui era consapevole del momento di difficoltà dell'Inter. Io francamente ho visto un Torino che ha cercato di limitarci, solamente questo, ma facendo questo ci ha creato grossi problemi. Il Torino è una squadra che mette un pressing molto intenso, molto alto, molto aggressivo e soprattutto che gioca in uno contro uno per tutto il campo. Tant'è vero che abbiamo visto molto spesso, c'è un'azione in particolare che poi ho rivisto girando ieri su Twitter ad un certo punto, dove Skriniar, mentre l'Inter imposta da dietro, passa la palla a Andanovic, poi parte a 100 all'ora verso l'area avversaria e c'è Vlasic, l'attaccante del Torino, che stava uomo su di lui, che lo segue proprio fino all'area di rigore difensiva. Questo per far capire il tipo di impostazione difensiva del Torino. L'Inter più o meno faceva la stessa cosa, anche se non per tutto il campo, quindi Skriniar, Vlasic, De Vrij, Sanabria e Di Marco, Sec, per un primo tempo dove, come vi dicevo, non si è visto granché. L'Inter a me ha ricordato tantissimo, l'ho detto anche nella cronaca della partita ieri sera, mi ha ricordato tantissimo Atalanta-Inter dell'anno scorso. Non so se la ricordate, 0-0, una partita dove praticamente l'Inter ha giocato solo con i 3 difensori e Andanovic. Giro palla dietro, con calma, si ritorna ad Andanovic, poi si va a destra, si torna ad Andanovic, lancio lungo ogni tanto, quasi sempre con palla regalata all'avversario. Ecco, il primo tempo di ieri è stato questo, secondo me. La cosa che più mi ha fatto arrabbiare, e di questo devo dare una colpa anche a Simone Inzaghi, è che si sa come gioca il Torino. Cioè, non è una squadra nuova che è nata l'altro ieri, che ha cambiato allenatore da un giorno. Si sa come gioca, si sa il tipo di approccio alle partite. Mi sembra molto strano che non si sia nemmeno cercato, per certi versi, una soluzione diversa, una soluzione particolare per evitare questo tipo di pressione difensiva che, ripeto, fino al 65esimo circa ha funzionato perfettamente. L'Inter non ha combinato quasi nulla e quindi hai di fatto regalato 2/3 di partita. Poi per fortuna è andata bene, però ci è voluto del tempo per riuscire a sbloccarla. Altro dettaglio, che poi tanto dettaglio non è, la partita si chiude con 3 tiri in porta dell'Inter nelle statistiche, 7 del Torino. Questo ci porta a fare 2 discorsi. Il primo,
gran partita di Samir Handanovic. Va detto anche da chi si augura che giochi titolare prima o poi Onana come il sottoscritto, non posso dire altro che un grandissimo complimenti a Samir Handanovic, uno dei migliori in campo, se non il migliore in campo, ha fatto 7 parate molto importanti, nessun miracolo stratosferico, ma comunque 7 parate più complicate di quelle che per esempio ha fatto Onana contro il Bayern Monaco, quindi decisivo il capitano ieri. Il secondo discorso che ci porta a fare è che l'Inter non prende mai la porta. Cioè quando l'Inter tira da fuori area soprattutto non prende mai la porta. Nel primo tempo 3 conclusioni, Lautaro alto, Brozovic alto. E non di poco, cioè tiri che comunque sono finiti molto alti. Anche qui, se tu giochi con Lautaro Martinez, Dzeko, Çalhanoğlu, Barella, Brozovic, è impensabile che quando tiri da fuori non prendi nemmeno la porta. Cioè, bisogna migliorare anche da questo punto di vista. E poi manca tantissimo Lukaku, ragazzi. Manca tantissimo perché lo stesso Dzeko, che io ammiro tantissimo, ho anche la sua maglia non a caso, nelle ultime 2 partite, anche contro il Bayern, molto spesso gli arriva la palla giusta, anche fosse una sola nel corso di tutta la partita, e il tiro che fa partire è un tiro centrale debolissimo, che sembra quasi un passaggio al portiere. Non parliamo di Correa, che sinceramente anche ieri secondo me è entrato malissimo ed entra sempre con questa sua verve da partita dove si deve giocare di fino, di tecnica, il colpo di tacco, la finta. Non tutte le partite richiedono questo. La gara contro il Torino, squadra fisica, squadra rocciosa, non richiedeva questo, tant'è che anche ieri a me Correa francamente ha deluso. Migron torna presto perché ci servi per 1500 motivi. Seconda cosa che voglio dire su Simone Inzaghi, visto che vi ho parlato del Torino che si sa come gioca, come dicevo. I cambi, mister, i cambi. Cioè, ieri sera l'Inter doveva vincere questa partita, perché non vincere contro il Torino sarebbe stato un dramma sotto tutti i punti di vista. È già successo 2 volte che Inzaghi stesse preparando dei cambi, poi tergiversa, no, aspetta ancora un attimo, aspetta ancora 2 minuti, prendi gol, o magari ne prendi 2, come nel derby. Non conta nulla che poi in conferenza stampa tu vada a dire avevo i cambi pronti, li stavamo per fare e poi abbiamo preso il gol, perché se i cambi sono pronti da 20 minuti, capisci che il discorso cambia. Ieri i cambi Inzaghi li fa al 70° e i primi 2 cambi sono Correa per Dzeko e Bastoni per Dumfries. Sono, dal mio punto di vista, incomprensibili. Bisogna iniziare a entrare nell'ottica che il cambio non è, innanzitutto non è necessariamente un cambio uomo per uomo e quindi senza modificare nulla dello schema, ma soprattutto non deve essere un cambio per modificare una situazione che è già cambiata in negativo. Può essere un cambio, anzi deve in certi casi essere un cambio per modificare una situazione che è ancora neutra e che magari ti può portare in positivo e ti può portare a vincere la partita. Quindi anche ieri mi permetto di dire al mister non ci siamo ancora sui cambi, queste ovviamente sono tutte mie opinioni, ci mancherebbe altro. La cosa positiva è che l'Inter cambia completamente la sua partita, il suo approccio proprio nel momento dei cambi ed è curioso perché secondo me non è merito dei cambi, perché comunque non ho visto una scossa data dai subentrati. Però di fatto l'Inter cambia al 70° e fa un click mentale. Questo è quello che a cui mi riferivo anche nel titolo di questo contenuto. Secondo me il problema non è fisico in questa Inter, nel senso sicuramente c'è una condizione non ancora al top per molti dei giocatori, alcuni in particolare, lo stesso Skriniar per fare un nome, ci siamo accorti tutti che non è il solito Skriniar. Evidentemente c'è un problema anche fisico, ma il problema secondo me è mentale, perché ieri l'Inter dal 70° al 95° gioca da Inter. Non una partita clamorosa, non una partita da Inter di novembre-dicembre dell'anno scorso, ma gioca bene, gioca in verticale, crea delle possibilità di fare gol. Dal primo al 70° minuto l'Inter è con l'encefalogramma piatto. E ripeto, sono cambiati 2 uomini, uno è Correa e uno era un difensore, cioè Bastoni. Quindi il merito secondo me non è nei cambi, è in qualcosa che nella mente è cambiato e che peraltro ha permesso anche a tanti dei giocatori in campo di alzare un pochino le loro valutazioni. Perché vi dicevo prima, Barella e Brozovic senza quel gol prendono 5 e 5, se non di meno. E invece uno fa l'assist, l'altro fa il gol e anche questo contribuisce ad alzare il voto. Ultima menzione su un singolo, ragazzi, Lautaro Martinez.
una partita enorme di Lautaro che ci dimostra il concetto di leadership e anche il concetto di sapersi rendere utile anche senza fare gol. Era uno dei limiti di Lautaro che spesso quando non riusciva a fare gol si rendeva protagonista di partite magari un po' nervose dove faceva percepire la sua difficoltà nel sapere di non essere nella partita giusta per fare gol. E invece ieri, consapevole di questo, ha fatto una partita secondo me gigantesca, l'ultimo a mollare, ha lottato su ogni pallone fino all'ultimo secondo. Quindi insieme a Samir Handanovic è il mio migliore in campo e speriamo che possa continuare così anche quando tornerà Romelu Lukaku. Quindi la sintesi di questa partita secondo me ragazzi è che c'è un problema mentale. Ora io non so se la responsabilità è solo di Simone Inzaghi, è anche di Simone Inzaghi o non è proprio di Simone Inzaghi. Qui le opinioni si dividono, so che tanti di voi danno tutta la colpa al mister, tanti invece lo estromettono dalle responsabilità. Io vi faccio notare una cosa, una dichiarazione di Lautaro Martinez nel post partita, lo stesso Lautaro che ieri è stato uno dei migliori. A Lautaro viene chiesto, è stato un segnale d'aiuto anche per l'allenatore? E Lautaro risponde, non è sempre colpa dell'allenatore, siamo noi ad andare in campo, siamo noi ad affrontare le squadre, il mister fa delle scelte, siamo noi a dover rispondere, siamo l'Inter. È evidente che Lautaro, anche volendo, non poteva dire sì, è tutta colpa di Inzaghi. Però questo è un messaggio importante che io in particolare, ed è una mia opinione, trasmetto da un po' nei confronti di chi ad ogni minima difficoltà punta il dito contro Inzaghi. Inzaghi ha le sue colpe e anche in questo contenuto io vi ho detto, secondo me, due fattori su cui ha avuto delle responsabilità. Però in campo vanno i giocatori, non può essere sempre e solo colpa del mister, soprattutto quando i giocatori non sono dei ragazzini di 18 anni alle prime esperienze che entrano e guardano San Siro così. Sono giocatori che hanno già vinto scudetti, hanno già vinto Coppa America, hanno già vinto campionati europei, quindi vanno responsabilizzati anche loro, non solo l'allenatore. Ultima parentesi, un nome, Raul Bellanova. L'ho detto in ogni contenuto, quindi capisco se avete in mente di dirmi che sono ripetitivo, lo condivido e sono d'accordo con voi. Ma Raul Bellanova, ragazzi, ieri è entrato bene, non benissimo, perché poi non è che abbia fatto delle cose stratosferiche, però ribadisco, è un giocatore che va inserito molto più spesso nelle rotazioni ed è un giocatore che ha delle caratteristiche uniche in questa rosa. Attacca l'uomo, la sua prima opzione quando riceve palla è sempre guardare avanti, guardare l'uomo e capire se attaccarlo oppure no, a differenza di un Dumfries, e lo dico come sempre da Dumfriesiano convinto, che in questo momento è ai limiti dell'impresentabile. Col Bayern Monaco partita orribile, con il Cagliari altra partita molto negativa. Diamo fiducia a Raul Bellanova, direi anche a Christian Aslani, ma questo è un discorso diverso, più di natura tattica. Io mi concentro su Bellanova. Quando si dice all'Inter manca gente che punta l'uomo e che salta l'uomo, è vero, l'unico che potenzialmente ce l'ha nelle gambe è proprio Bellanova, che non è Perisic, non è Maicon o altri di questo tipo, però in certe situazioni può fare molto comodo, quindi spero che possa avere maggiore spazio. Sono andato molto a braccio, ragazzi, questi erano i miei, io li definisco appunti sparsi, nella partita alcune cose me le scrivo proprio mentre le guardo in partita, altre cose magari le scrivo dopo, però insomma queste sono le mie osservazioni post gara. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate su tutti questi vari temi che ho toccato e sulla partita di ieri, che ripeto comunque è stata una vittoria molto importante, perché non vincere ieri sarebbe stato un bel problema a livello anche ambientale. Adesso sotto con la Champions League, altra gara fondamentale contro il Viktoria Pilsen per sperare quantomeno di giocarcela fino all'ultimo in questo girone. Vi ricordo www.passioneinter.club, se non siete ancora iscritti al club di Passione Inter vi aspettiamo, le iscrizioni sono aperte per vivere questa stagione insieme e sempre più a stretto contatto. Un mi piace il contenuto e un'iscrizione al canale, ed infine se mi stai seguendo in podcast, in descrizione ti lascio il link al commento a caldo di Inter Torino con anche il nostro Lorenzo, così potete sentire anche le opinioni a caldissimo nei minuti immediatamente successivi alla fine della partita. Se invece mi stai seguendo su YouTube, il link ti compare qui alla mia destra, clicca e dimmi che ne pensi.